see you again. I'm saying hi from America, and thanks for being there, and thanks for being my partners in Europe. Hi. Hi, ciao Pedro. So, Robbie, I will speak and you translate so we can do this presentation so other people can see it in the next weeks if you decide to share it with your team, okay? Okay, I hope about my translation will be good, okay? It has always been good. Okay. Yeah, this opportunity, I am really excited about the concept and about the business strategy that I will be sharing in the next couple of minutes. Dice Pedro che è entusiasta e anche emozionato per andare a condividere con noi le strategie di business che adesso ci parlerà fra 2 minuti. The history goes back to 10 years ago. La storia risale a circa 10 anni fa. 10 years ago, Herbalife, one of the biggest companies in the direct selling world, 10 anni fa, una delle compagnie più grandi nella vendita diretta, che è Herbalife, was having economic problems because the founder has died, and he was very energetic and he was very important to the business, and he was like the most he was keeping the company alive because of his charisma and his attitude, but he died and the company went south. Ok, circa 10 anni fa che cosa successe nella compagnia Herbalife? Che il suo fondatore Mark Hughes ad un tratto morì e quindi la compagnia ha cominciato ad avere dei problemi grossi, perché il fondatore era una persona molto carismatica ed era quello che effettivamente dava l'energia e dava il motore a tutta la compagnia. Yes, and something happened in 2007, 2006, that the Mexico volume started to grow and grow and grow and grow, and it got to $500 million in sales in a couple of years. In 3 or 4 years, it grew to $500 million. Che cosa è successo però negli anni 2006-2007, giù di lì? Qualche cosa successe, perché ad un tratto il volume messicano ha cominciato a crescere in maniera incredibile, da circa 250.000 di volume fino a sfiorare i 500.000. Yeah, $500 million, right? 500, yes. Yes. Yeah, so they made a decision to go to Mexico, specifically to Veracruz, Mexico, and there they discovered that a couple called Enrique and Graciela Varela, they have built a huge business, Enrique and Graciela Varela from Veracruz, Mexico. E quindi a quel punto lì la compagnia decise di andare direttamente in Messico, in una città chiamata Veracruz, dove una coppia ha cominciato a fare un lavoro veramente molto importante. Sono andati a vedere che cosa stava succedendo. Basically, what this couple create was something that they call Herbalife Nutritional Club. Basicamente che cosa è successo? Che questa coppia messicana hanno cominciato a creare una nuova forma che si chiamava Herbalife Nutritional Club, quindi club nutrizionale di Herbalife. Basically, what a club does is to do an assessment or to analyze the height and the weight of the person in order to give them a nutritional recommendation based on the Herbalife products. Quindi basicamente di che cosa si trattava? Avevano cominciato a prendere le misure delle persone, quindi l'altezza e le dimensioni della persona, e in base alle proprie misure cominciavano a dare dei suggerimenti in merito allo stile nutrizionale, a dei rimedi personalizzati persona per persona. And with the products, they create a formula for that person to lose weight in 3 or 4 months, including the Herbalife tea,
the Herbalife milkshake, the Herbalife vitamins. Quindi con i loro prodotti hanno cominciato effettivamente a dare dei suggerimenti per fare in modo che le persone potessero seriamente calare di peso nei successivi 2-3 mesi utilizzando i tè di Herbalife, le vitamine, le proteine, cioè tutti i prodotti che effettivamente facevano parte della gamma Herbalife. They created this because they were trying to find a way to reach clients where the clients are. Do you remember that strategy? It's the same strategy that we have as commercial niches. Se ho capito bene, Pedro dice che avevano cominciato a dedicarsi in maniera specifica, cioè a creare delle nicchie personalizzate sulle quali andare a lavorare sostanzialmente. Yes, basically what they decided was to create a place, a commercial place where a lot of people walk by near train stations, near schools, near business areas, because they wanted to have access to the people, just like our U-Stars and 3S strategy, the commercial niches. Ok, e facevano queste in che maniera? Creavano proprio dei posti, delle postazioni sulle vie principali di comunicazione, vicino alle stazioni dei treni, piuttosto sulle strade principali, che garantisse loro di avere proprio un passaggio dove loro potevano ricevere in grande quantità le persone, quindi creando una nuova nicchia commerciale rispetto a quello che si era visto fino al momento. Similar to what we decide that is our strategy in U-Stars and 3S, bringing the product to where the people are. Esattamente come stiamo facendo noi adesso qui in una parte dell'Europa con la collaborazione U-Stars e 3S, cioè effettivamente lavorando in maniera specifica, in maniera particolare e lavorando con delle nicchie commerciali molto definite. What happens after that was incredible. Enrique and Graciela today are the biggest Herbalife distributors in the world. They are the top earner in Herbalife, and their son is the 10th earner in Herbalife. They are making $600,000 per month in residual income because they have lots of clubs. Quindi quello che è successo poi di conseguenza dall'iniziativa di Enrique e Graziella, dopo aver ideato e studiato questo nuovo approccio con Herbalife, è che Enrique e Graziella oggi sono i distributori che guadagnano di più in assoluto nel mondo Herbalife e il loro figlio, se non ho capito male, è uno tra i 10 maggiori top earner, cioè le persone che guadagnano di più, perché pare che abbiano quasi $600.000 al mese che guadagnano soltanto di royalties, quindi con il giro d'affari che avevano costruito realizzando questi Nutritional Herbalife Club. Yes, if you see the presentation that I just shared that is on screen, can you see the presentation, Paolo? Yes. Okay, Paolo, are you there? Yes, I stay here. Okay, there is CNN expansion, and they says in this article that thanks to the nutritional clubs, Herbalife has grown incredibly big in Mexico. Quindi il documento che sta facendo vedere adesso Pedro fa parte di una presentazione dove c'è una pagina, una sezione dedicata nella rivista di CNN Expansion, e qui c'è l'articolo dove comprova che questa coppia che si chiama Enrique e Graziella oggi effettivamente grazie al loro lavoro Herbalife ha subito una crescita veramente molto importante grazie alla loro innovazione, chiamiamola così. Basically, the nutritional clubs help Herbalife grow around the world. Just to give you an idea, Robbie, there are more than 13,000 Herbalife clubs and there are 18,000 Starbucks.
Giusto per fare un paragone, Pedro dice che dall'idea avuta da questa coppia messicana, oggi in giro per il mondo che cosa è successo? Si è duplicata quest'idea e ci sono oltre 30.000 13, scusate, ci sono 13.000 nutritional club di Herbalife sull'idea di Enrique e di Graziella, e giusto per fare un paragone ci sono qualcosa come 18.000 postazioni di Starbucks. Yes, so just to give you an idea, in the presentation you can see that that the nutritional club strategy has changed the way Herbalife was doing their business around the world. Giusto questo per dire che l'idea avuta da questa coppia messicana ha portato questa enorme crescita e le strategie complete di Herbalife sono cambiate da quel momento, vista l'importante crescita avuta. Yes, but this is the situation, and I will share with you what our big opportunity is. One second. Okay. Our opportunity, Robbie, is incredible because Herbalife has established their business in a segment of society that is basically middle to really low segment of society. Quello che sta dicendo Pedro è che ci vuole trasmettere il fatto che questa innovazione, quindi questa strategia è stata collocata a livello sociale in una fascia sociale medio-bassa. Yeah, from middle to really low. Ok, dalla fascia media a quella bassissima, quindi dalla fascia media alla fascia sociale più bassa che esiste. Yeah, but then the segment of socioeconomic from middle to high, no one is doing the nutritional orientations in a way that we can do. Però dice giustamente che tutta quella fascia che va dalla media alla fascia sociale alta, nessuno sta facendo un'operazione di questo genere, nemmeno Herbalife sta facendo il lavoro nella fascia sociale medio-alta. Yes, so it's just imagine, Paolo, that you come to a planet where there is only Burger King instead of Burger King and instead of Burger King and McDonald's and Wendy's. Just imagine that you go to a place that there's only Burger King with no McDonald's and with no Wendy's. Quindi dice Paolo, immagina per un attimo soltanto che tu vai in una situazione, in un pianeta dove invece di esserci, non so, Burger King, McDonald's e Wendy's, che è un'altra catena di fast food, c'è soltanto uno di questi. Per esempio c'è soltanto Burger King. So the opportunity to do a parallel concept with a more classy, stylish, polished, more beautiful kind of business is there, and no one is taking advantage of that opportunity because no one has the quality of products that we have. Quindi quello che vuol dire, se ho capito bene, immaginati di poterci collocare in quella fascia medio-alta dove nessun altro sta facendo attualmente quel tipo di operazione. È come se potessimo avere una opportunità parallela e andare a operare dove effettivamente ancora non esiste niente di simile. And now imagine that we establish these nutritional assessment clubs near the offices of all the doctors, so we can provide the support for the clients of the doctors, so the doctors just have to send the patients to us in our nutritional clubs, because we can do something really stylish, really health-oriented, really science-based to support our doctors' business. Quindi immagina anche per un attimo che noi potremmo inserire quello che Pedro chiama assessment, cioè se potessimo collocare la nostra attività in aree
anche geografiche molto vicino ai dottori. E immaginati per un attimo che i dottori potessero inviare i propri pazienti, dopo averli visitati, e inviarli a noi e noi potessimo accoglierli in un ambiente fatto, diciamo, in maniera molto professionale, molto orientato alla salute, e noi potessimo effettivamente accontentare queste persone che arrivano da noi, inviate appunto dai medici che sono, diciamo, nei loro paraggi. So one strategy supports the other. The doctors can send people to our nutritional clubs, and we can support those clients. The reason that the Herbalife business has grown so well is because we have discovered that for some people it's easier to buy a complete milkshake in the morning than to buy the whole pack of milkshake for a month. Sometimes people prefer to invest 3 to 5 euros or $3 to $5 buying a product one time, and they can buy the balance for the rest of the day, and they can buy a matcha. And basically what we're selling is complete with fruits, matcha with fruits, in a very, very nice and very beautiful scenario. Quindi immagina se facendo così noi potessimo andare a creare una sinergia, a cooperare con i medici che conoscono la nostra attività, i nostri prodotti, e noi potessimo andare ad accogliere i loro pazienti dando loro tutto quello che hanno bisogno per entrare magari in forma con la linea e con diciamo così, il benessere. Perché noi avremo la possibilità in questo modo di dare alle persone la dose, tra virgolette, giornaliera, cioè molte persone si sentono più comode a spendere magari 3-5 euro al giorno per comprarsi il milkshake, piuttosto che il matcha con la frutta, piuttosto che dei mix di salute che potremmo dare loro, anziché magari comprarsi spendendo tanti euro o tanti dollari per fare il proprio ordine mensile. Quindi dice che Herbalife è cresciuto tantissimo proprio perché ha cominciato a mettere in atto questa strategia, cioè a dare un servizio più spicciolo alle persone. So what happened in our group in Puerto Rico was that a couple of Herbalife people decide to join us because they are having serious problems internally inside Herbalife. Quindi quello che ti voglio dire è che, ad esempio, nella nostra situazione qui a Porto Rico è successo che una coppia... a couple of people, Ok, due persone, una coppia, quindi una coppia di persone, due persone stavano lavorando in questa maniera con Herbalife e poi hanno deciso di invece di cambiare, di entrare a far parte della nostra struttura con la nostra attività perché si stavano verificando delle problematiche interne con Herbalife. The problem with Herbalife is that they are fighting each other because they don't have a way to transfer points between each club. Ok, le problematiche che stavano sorgendo all'interno di Herbalife derivavano dal fatto che loro non avevano la possibilità di scambiarsi o comunque sia miscelare o passare da una parte all'altra i valori punti tra un nutritional club e l'altro. So, because they could not transfer points between each other, they open lots of clubs in small regions. So there are places that have 4 and 5 clubs in just one small area. Ok, quindi il fatto che non potevano, diciamo così, intercambiarsi questi punti gli uni con gli altri ha fatto sì che nel tempo hanno cominciato ad aprire un numero troppo alto di nutritional club in un'area geografica molto piccola, quindi si facevano, per così dire, si davano fastidio gli uni con gli altri, erano troppo vicini. So they are fighting between each other, and we come up with a solution that we are going to protect regions for every person who open a club, but we will protect the region, small regions protected by territory,
but that person has to be able to sell products to any other Unicity distributor in the neighborhood and transfer the points that the other distributor buy. Ok, quindi loro, se ho capito bene, come sono intervenuti per medicare questa problematica, cioè il fatto di non poter trasferire i punti da un nutritional club all'altro. Hanno cominciato a studiare una strategia di protezionismo regionale, di modo che qualunque persona che potesse entrare in questi luoghi, in questi nutritional club, potessero trasferire i punti di queste persone che sviluppavano queste persone direttamente al responsabile, allo sponsor responsabile, e quindi poter effettivamente attribuire, quindi proteggere regionalmente, ma anche proteggere il lavoro dei vari franchisor gli uni con gli altri, insomma. That way, if you transfer points, there is no competition. They are supporting each other. Quindi in questa maniera qui hanno tolto la problematica della concorrenza, della competizione, ma si sono trovati in modo e maniera che tutti lavorassero per tutti, quindi poteva essere una sinergia. Because just imagine that you open a small nutritional orientation, or assessment is giving you an advice. Assessment is an analysis, so I can understand what is your health, and then we'll give you a formula. That is assessment. Quindi quello che lui chiama per assessment è, immagina per un attimo che tu hai la possibilità di fare un'analisi a livello ovviamente insomma abbastanza accurato di una persona e riuscire a identificare che cosa potrebbe servire a quella persona, a quell'individuo per calare di peso o per poter rientrare, diciamo così, in salute. So imagine that you have one nutritional orientation business near a hospital or near a lot of cardiologist offices. People will come in and you can serve them matcha with fruits, you can serve them protein shakes with fruits, you can sell the cleans, you can sell the tea, you can sell anything that we sell in order for them to get a better health. Immagina ad esempio di poter avere una di queste attività, di questi spazi orientati al benessere, dove magari collocati vicino, che ne so io, all'ospedale, vicino ai medici, e dove le persone possono entrare e tu hai la possibilità, con il suggerimento ovviamente, se ho capito bene, del medico, di poter servire a queste persone il mix tra il matcha e la frutta, il milkshake, le proteine, il cleanse, clear start, quindi potrebbe essere un'idea davvero intelligente. So imagine that you have three sizes: very small club or very small store, middle size and big. Immagina di poter avere ad esempio tre dimensioni diverse di questi club. Il primo un po' più piccolo, il secondo una dimensione media e un terzo invece un po' più grande come dimensione. The big one is like a Starbucks where people can sit, they can work, they can have a meeting, but just imagine that inside that place there will be one person that can do the orientation on a one-to-one basis with the person who wants to get a better health. Quindi immagina ad esempio la prima potrebbe essere un po' orientata sulle dimensioni di quelli che si trovano negli Starbucks, dove le persone possono entrare, sedersi, possono camminare all'interno, però dove soltanto ci può essere una persona che possa servire, diciamo così, e parlare di volta in volta, uno alla volta, con i clienti che entrano. So to give you an example, well, the small and the smallest basically are like kiosk in the middle of a commercial place. Like a kiosk is the middle one, and the other one very, very small against a wall.
Quindi immagina che ad esempio la dimensione del più piccolo potrebbe essere un vero e proprio chiosco, come quelli che si trovano all'interno dei centri commerciali, che insomma hanno lo spazio più piccolo, che potrebbe essere o al centro oppure attaccato alla parete, al muro. So in Puerto Rico, in December 27, we sponsor one person that is, his name is Wilson Galan. December 27? Yes. Nel 2007 in Porto Rico hanno... No. December 27, 2013. Ok, il 27 dicembre dell'anno scorso hanno sponsorizzato una persona... What is the name of this guy? Wilson Galan. Hanno sponsorizzato il 27 di dicembre questa persona che si chiama Wilson. And basically, he sponsored 3 other people that are club owners that they came from Herbalife. E questo ragazzo ha iscritto, ha affiliato come franchisor altre 3 persone che precedentemente erano titolari di 3 club, nutritional club di Herbalife. In December, he basically did 600 points. A dicembre lui ha fatto 600 punti. In January, he closed 38,000 points. E a gennaio ha chiuso con 38.000 punti. From 0 to 38,000 in 40 days. E ha fatto praticamente da 0 a 38.000 punti in soli 40 giorni. Because basically, each club is moving between 5 to 10,000 points per month. Perché basicamente ognuno di questi 3 nutritional club, o 4 diciamo così, hanno mosso in media dai 5 ai 10.000 punti solo nel mese di gennaio. Aníbal de Jesus, a friend of Paolo and me that we get together in Utah. You remember Aníbal, right, Paolo? Yes. Questo ragazzo Aníbal Jesus che tu hai incontrato a Salt Lake City. Aníbal is doing between 5 to 10,000 points per month in his own club. He has one. E questo ragazzo che tu hai conosciuto ha il suo nutritional club e anche lui ha fatto circa dai 5 ai 10.000 punti, lui da solo. So if we do the analysis, this strategy is just, it goes exactly like our other strategies, basically putting the product where the people are. Quindi se tu analizzi questo, questo modo di operare va esattamente nella direzione delle strategie che noi stiamo già attuando, cioè portare i prodotti esattamente dove sono le persone. So there are three big strategies in this strategy. Ci sono quindi 3 grandi strategie, tre strategie distinte in questa strategia. Number 1, bringing Herbalife people to us. La strategia numero 1 è quella di portare le persone di Herbalife che già avevano il Nutritional Club presso di noi. Number 2, explaining the concept to people who already like the retail service consumer business. Seconda strategia sarebbe quello di spiegare alle persone che già hanno delle attività di questo tipo a che cosa potrebbero fare lavorando con la nostra tipologia di prodotti direttamente al consumatore finale. And the third strategy, each of us can have 1 or 2 or 3 of those places if we want. I'm personally developing my own in Jacksonville. E strategia numero 3, ad esempio, potrebbe essere che ognuno di noi potrebbe aprire il proprio centro, diciamo, nutrizionale, potremmo averne 1, 2 o 3, come ad esempio sta facendo Pedro, che ha appena aperto il suo nutritional club in Jacksonville. No, I haven't opened it yet. I am doing the rental. I am doing everything to get it open in two more months. Ok, lo sta facendo nel senso che ormai l'ha già ideato
e nei prossimi 2 mesi lo aprirà definitivamente perché si sta occupando di identificare il giusto spazio, dell'affitto e tutto quanto, però ormai è quasi pronto. Why? Because Elsie, my wife, doesn't do our traditional way of doing the business. Perché faccio questo? Perché ad esempio mia moglie Elsie non sta facendo il lavoro in maniera tradizionale come noi lo stiamo facendo tutti quanti. She doesn't like do the presentations. She doesn't like to do the follow-up. She is a hard-working woman, but she does not enjoy the business. She likes serving. Ok, quindi a lei ad esempio non le piace fare le presentazioni, non le piace fare i follow-up, quindi secondo appuntamenti. Lei dice è una forte lavoratrice, è una persona che si impegna, però a lei piace molto di più servire piuttosto che occuparsi del business come lo facciamo noi. And this strategy is perfect for people that love to serve and that they prefer to serve than to be in the business part. E quindi dice questa tipologia di lavoro è fantastica per tutte quelle persone che come mia moglie Elsie sono più predisposte per servire le persone piuttosto che occuparsi del modo di fare del business che noi utilizziamo tutti i giorni. That happens a lot to doctors' wives. Sometimes they don't do things together because they don't like health. So this type of business is very good for that kind of segment. Potrebbe capitare molto spesso, ad esempio, nelle mogli dei medici alle quali, ad esempio, non gli interessa essere coinvolte nel settore proprio della salute del marito, però potrebbero effettivamente trovare giovamento, trovare piacimento nello sviluppare un'attività correlata ma diversa. So this is a better option than to open a traditional franchise, because if you open a traditional franchise, you don't have the multi-level, you don't have the compensation plan of bringing other people. So this is like the best of both worlds. Quindi questo potrebbe essere forse il lato migliore per poter avere il proprio franchising senza però doverti occupare del lato del network marketing e senza dover iscrivere nessuno. Potresti avere gli stessi benefici ma senza dover fare azione di reclutamento di altri franchisor. Because people like the franchise business and people like to be able to earn from other franchises, but that's not the way it works in the traditional franchising. E a molte persone piace l'idea, ad esempio, di avere il proprio franchising, di poter guadagnare soldi dal proprio franchising e dagli introiti di altri franchisor, ma questo non ha niente a che vedere con il modo tradizionale di fare network marketing, in effetti. So it's incredibly powerful because it's the best of two industries together. E questo ha qualcosa di straordinario perché questo tipo di strategia potrebbe prendere effettivamente i benefici dall'intera industria, dall'intero modo di fare business col franchising. Of the two industries, franchise industry and multi-level industry. Good compensation plan, good and easy way to do business. Questo sottolinea Pedro che potrebbe prendere entrambi i benefici sia dall'industria del multilevel, essendo pagati con un piano dei compensi a multilevel, però lavorando nella maniera tradizionale come se si lavorasse con un franchising classico tradizionale. So it's really good. So I basically, that is the explanation. We are looking at really solid and continuous results, solid results on Aníbal, which started 5 months ago, and with Wilson, who started 1 month ago. Quindi in questa maniera stiamo continuando a vedere dei risultati continui e solidi, sia con Hannibal che ha iniziato 5 mesi fa, che con Wilson che ha iniziato appena 1 mese fa. Yes, basically, Paolo, I just wanted to share this with you and with your team, so Robbie
have all the data, so you guys can do the analysis if this can be good for you. Quindi quello che ha voluto fare Pedro è di poter condividere con noi primariamente questa tipologia di informazioni, di modo che noi possiamo trasmettere questa tipologia al nostro gruppo e vedere se questo modo di fare potrebbe effettivamente trovare applicazione e anche nella nostra condizione. Allora, due domande, dos questions. Dos preguntas. Sure. Allora, in Italia non si possono vendere le confezioni singole, cioè il sacchetto, one packet, because there isn't the ingredient. So we cannot sell the single sample packs of SLM, for example, because we don't have all the information on every single pack. It's the but same only on the box. Yeah, it's the same here, but you are using it as a materia prima. You are using it as an ingredient, so you can sell them as a shake, and you can sell it as a matcha with fruits. So you can sell protein shakes with strawberries, and you can sell matcha with lemon, and you can sell the complete box to the person. What you cannot sell there is the individual envelope. Quindi praticamente, se ho capito bene, tu non è che andresti a vendere la singola bustina, ma tu utilizzi la singola bustina come ingredienti di un mix. Potresti mischiare, non so, l'SLM con ad esempio il matcha, o il matcha con le proteine, insomma, sei tu che gestisci la cosa, non sei No, Roby. You use it as an ingredient with fruits, matcha with fruits, protein with fruits. So you're using just as an ingredient. So there is no need because when you mix, when you do a frullati is milkshake, right? Yes. When you mix a frullati, you don't have to give each ingredient that is there. So you use it as an ingredient. Quindi tu utilizzi lo slim, il matcha, le proteine soltanto come ingredienti insieme alla frutta per realizzare dei milkshake o dei frullati di frutta con i vari ingredienti. Quindi probabilmente non abbiamo proprio bisogno di avere le specifiche scritte sulle singole bustine. E quindi se una persona viene e dice mi dai una di slim che l'ho finito e me la porto via che oggi vado a pranzo, non la puoi lasciare. In Puerto Rico we are doing it, but you understand, you know. Okay. Cioè loro lo fanno, però tu capisci come stanno le cose. Ok, questa è la prima cosa. Secondo, la possibilità del controllo dell'apertura cioè tot numero per zona, non di più. Spiegaglielo te. Cioè, però, tu, che cosa ci vuole una licenza lasciata dall'azienda affinché possano essere operativi e l'operatività gli si dà in base a un calcolo della zona. Non possono aprire 4 centri, 4 NutriClub per 20.000 abitanti. That's the reason they are doing an algorithm to mix regions with the amount of people who live in the region to determine how many centers per region. He's right and he's correct. Okay. C'è un algoritmo, lo fanno loro o lo facciamo noi? Perché sono soldi per fare la costruzione ci vuole insomma un bel po' di soldi per fare una pianificazione strategica della quantità dei posti da aprire e le zone dove aprirlo. Who is making this algorithm? Who is making the decision how many nutritional you can open in that area? The company, or we have to do by ourselves? You know how Unicity has worked with us? They are allowing us
to create our own path, and they are supporting us. They are creating the algorithm, but they will never do nothing that we say should not be done. So we are the club. The first club of Unicity in the world was an Eval club. So you can imagine how directly related they are to our decisions regarding this. So they are doing the algorithm, but we can let them know how we want to implement the algorithm. Ok, allora lui dice che praticamente la compagnia ci ha dato carta bianca, ci lascia fare le cose perché vede che stiamo facendo delle cose sensazionali. Devi sapere che il primo Nutritional Club di Unicity, di Ustars, è quello di Hannibal, e vedono i risultati, per cui loro hanno l'algoritmo eventualmente, però non si permetteranno di dire a noi quanti e dove. Sarà la nostra logica e buonsenso di poter decidere da noi a seconda di quello che è insomma, la nostra volontà. And the reason is that, remember that I explained to you that each club will be a regional distribution center, so they will be helping Unicity to manage the distribution in the area. E quindi quello che ti dicevo è che questi sono chiamati regional, no? E di conseguenza sarà a noi un po' a decidere che cosa intendiamo per regional. Loro saranno contenti di distribuire i loro prodotti attraverso questi nutritional club. Insomma, noi dovremo un po' definire i nostri parametri da noi, cioè per fare in modo che ma ci dovrebbero lasciare la possibilità di crearli e autorizzarli a noi, perché se arriva pizza e fighi dentro lo stesso centro commerciale e aprono in due, perché scusate, ci deve essere un piano regolatore in pratica. Ok, però se si tratta delle persone, dei franchisor che noi conosciamo, saremo noi a dire qui c'è lui e non ci sarà nessun altro. Se sono sì, in teoria sì, oggi siamo pochi, sì, domani non sarebbe così, potrebbe non essere così. Paolo is saying that we need to have the authorities to decide by ourselves, and we have to be authorized by the company officially, that we can say to the franchisor, in that place you cannot open because already there is somebody else. So yes. What we are doing in Puerto Rico is that we are giving the authorization because we're just starting, but we are deciding how many points the person has to buy to open a center, and how much sales per month they should maintain to keep their club open. Okay, so at this point, Robbie, we as partners of Unicity can suggest any idea that Paolo and you think are important for your market. They are really excited about this initiative, and they are supporting as usual, 100%. Quindi Pedro dice che non soltanto questo, ma noi come partner in business saremo noi a dettare le regole per vedere non soltanto quanti nutritional club possono essere aperti in una certa area, ma soprattutto anche che saremo noi a dettare le condizioni per vedere, per dire al franchisor quanto volume di vendita deve fare al mese per poter mantenere aperto quel nutritional club. E su questo la compagnia ci supporta come ha sempre fatto e ci dà carta bianca. Quindi non è che tu dici apro un nutritional club ed è tuo per sempre. No, noi diciamo che per poter mantenere aperte tu dovrai garantire comunque sia come franchisor un certo giro d'affari al mese. Yeah, and let me explain to you something, Robbie. The word club, they create the word club because Herbalife handled the business as a nutritional club, because
they do not sell milkshake by milkshake. They say they don't do it, but everybody knows they do it. But legally, they say this is a nutritional club and people pay a milkshake for the whole month, and we serve them here to make the breakfast easier. So the word club does not need to be used by us, obviously. We are creating a whole different experience. Their clubs are closed places, our club are open places. Their club is 100% nutrition, and our club is nutrition with style, nutrition with place to work, to have a relaxed time, to have a meeting. You got the difference, right? Ok, non so se tu hai mai visto, Paolo, uno di quei nutritional club di Herbalife in giro prima da qualche parte. No, mai, No. ho sentito parlare. Okay, in the presentation you have a video of more than 30 clubs, and you will see how they are not static, they are not beautiful. Ok, da noi a Rimini, prima che chiudesse, proprio vicino a casa, c'era uno di questi nutritional club, ed era un club chiuso dove le persone andavano lì e non era aperto al pubblico, cioè non andavi lì per prenderti il milkshake. E quindi il nostro approccio non sarà di questo tipo, il nostro approccio sarà proprio una vera attività aperta al pubblico, dove tu puoi andare lì, prenderti il milkshake, o puoi prenderti la frutta con il matcha, puoi stare lì e parlare, puoi avere dei suggerimenti anche su, insomma, su come sullo stile alimentare, di come puoi stare meglio. Quindi quelli di Herbalife erano chiusi e non avevano un bello stile. I nostri invece saranno proprio più aperti, dove tu puoi andare lì anche a prenderti soltanto un milkshake, non è che devi andare lì e farti l'ordine per il mese e mentre sei lì ti offro anche una bevanda, come funzionava Herbalife. Significa non poterlo aprire come associazione culturale, ma solo come società, quindi con le regole italiane per la distribuzione di alimenti, che devi fare l'iscrizione al REC e una serie di procedure abbastanza complesse. Yes. And that's the business. Okay, but Paolo is saying that in Italy, as you know, we are a little complex by the law, because if you open that as how to say, a cultural association, let's say no profit or something like that, you can do that. But if you want to open it as a normal business activity, where you sell the product, you have to have an authorization by the authorities to sell foods. Yes, but if it's the same that if you're gonna open a cafeteria, or if you're gonna open, yes, it's normal. You have to have health regulators. Yes. Ok. È un'attività tradizionale come avere una caffetteria o come avere un'attività vera e propria, insomma. Claro. Quindi il piano regolatore lo dobbiamo fare noi, più o meno. Il piano dei fatturati mensili, se una persona investe per costruire una realtà del genere, quindi si impegna economicamente non pochi soldi, non gli si può chiedere pure un minimo di fatturati mensili, specialmente nella prima fase. Bisognerà strutturarlo in maniera graduale, giusto? Sì, ma la richiesta di volumi mensili servirà anche a lui proprio per autofinanziarsi. Cioè, almeno io l'ho intesa così, non è che la compagnia, se non lo raggiungi, gli chiude la posizione, ma dovremo essere noi a dire, cioè, per avere un senso di mantenere aperta un'attività del genere, la tua attività deve avere una rendita o un volume d'affari medio mensile di X, hai capito? Per mantenerla devi fare almeno... Non so, bisogna fare due conti e vedere l'approvvigionamento totale, perché se lo prendi per esempio sotto Slim, prendi come esempio soltanto l'SLM come principale fonte di guadagno, dovresti avere almeno 70-80 confezioni mese, 3 per mantenere in Italia, con i costi italiani, solo per mantenere l'ufficio e una persona che ci lavora dentro.
perché con meno sarebbero sui 3.000 euro al mese. Robin, basically Herbalife is doing between 40 to 100 clients per day. Dice che ad esempio quello di Herbalife, quando chiaramente l'attività va a regime, fa dai 40 ai 100 clienti al giorno. Dei 40-100 clienti al giorno ci stai Chiaro, dentro. non lo fai il primo giorno. Cioè, Certo. voglio dire, da tenere presente che se pensiamo a uno che lo apre ex novo è un conto. Se parliamo di uno che ha un Herbalife Nutrition Club e si trasforma, per lui lo sforzo è veramente minimo, probabilmente. Ok, sarebbero tra i 4 per 3, tra i 1.200 e i 3.000 clienti, a 4 euro, sono 12.000 euro. Sì, ci potrebbero stare, anche a 4 per 1.000 sono 6.000. But then he has to remember that some people will buy the cleans, some people will buy the whole case of matcha, some people will buy the other vitamins, some people will buy the balance complete box. È possibile quindi ho capito, I understand. Cioè, il punto è che non è una caffetteria dove tu gli vendi il milkshake, arrivederci, grazie. Cioè, sarà un posto dove dove si andrà a discutere di salute, di benessere, di che cosa ti ha detto il medico, e allora tu gli puoi vendere l'intera confezione di Clear Start, gli puoi vendere l'intera confezione di... Cioè, non ti prendono soltanto il milkshake, diventa uno store dove la persona ha la possibilità di acquistarsi la confezione, ma anche può venire lì a prendere soltanto magari la dose giornaliera di matcha con la frutta, ad esempio. Allora, la possibilità di trasferire i punti, se viene un cliente mandato da un medico, possiamo trasferire i punti al codice del medico? Correcto. Ese sistema ya existe. That system is already in place. That's the system that the regional distribution centers of Unicity are using. Basically, we're just going to open it to every club owner. Dice che vabbè, il sistema già lo prevede e in diverse situazioni già funziona, si tratta soltanto di implementarlo anche qui e farlo funzionare per ogni franchisor, per ogni proprietario di Nutritional Club. Altra cosa, bisognerebbe che in Italia entrassero perlomeno minimo le proteine per poter prevedere un lancio di un NutriClub, perché senza le proteine è veramente impossibile pensare di vivere con Temaccia e Slim. You understand? No. Paolo says that to be sure that we can really carry on this kind of strategy, we need to have the proteins approved in Italy to sell it, because we don't have the proteins. You don't have the milkshake now? No. You have matcha and you have balance. Super Green, Slim. Good. Let's fight for that. That we will have to work for that, because what we are selling the most is matcha with fruits. But shakes is the second most important. So yes, we will ask Michael Turner to work this out. Quindi dice che sostanzialmente il prodotto più venduto numero 1 è il matcha, però il prodotto numero 2 effettivamente è lo shake delle proteine, per questo chiederemo Michael Turner per vedere a che punto siamo per introdurle. Ok, perché questa è una cosa. And you will laugh of what I will say now, but the third product that we're selling the most is matcha with acai. So just imagine matcha with mangosteen inside. You understand? Yeah. Dice il terzo prodotto è il matcha con l'acai berry, no? Quella yes. Ok. Frullato, e si potrebbe anche introdurre il matcha con il mangostano frullato. Certo. A pensare. Senti, ok, il piano potrebbe essere fattibile. In quanto tempo potremmo essere operativi con il trasferimento dei punti? Perché questa è una parte fondamentale.
It's already in place. That doesn't have to wait anything. That already exists. Esiste già, non devi aspettare niente, basta che lo chiediamo e si implementa. Ok. Now, as leaders of the country, we should come up with a decision to Unicity, like telling, because at this point, Unicity is creating a new contract for that segment, and that we have to tell Unicity if we want the club owners to buy 5,000 points or 3,000 points or 2,500 points, because the person has to have inventory, and we can use that to raise the level, so we don't get clubs not solid. Remember that the amount that they buy, and we have to come up with a decision on how much they have to move each month to maintain their club. Cioè, in questo momento qui il progetto del Nutritional Club è una linea nuova, una strategia nuova, e noi come leader regionali potremmo decidere quello che potrebbero essere le regole, i primi ordini che devono fare i proprietari dei Nutritional Club, e dirlo a Unicity, di modo che Unicity la prenda come nuovo statement, come nuova regola. Dovremmo comunicare sia ai titolari del Nutritional Club, ma anche a Unicity, ad esempio, che giro d'affari devono mantenere al minimo per poter mantenere la propria posizione. Cioè, stiamo facendo tutto adesso in questo momento, capito? Quindi si decideranno gli ordini minimi d'apertura, gli ordini mensili e tutte queste cose qui. Quindi è una linea di condotta completamente diversa da quella che stiamo... But I love it, Robbie. You know why? You don't deal with, it's volume, recurring volume, and it's very traditional structure. So I love it because it takes away the stupidity of the normal multi-level junkie who jumps from one company to another, to another, to another. You know what I mean? Sì, no, dice giustamente, sarà interessante perché in questa maniera qui noi potremo avere degli importanti incrementi di volume tutti i mesi, pur essendo in una struttura di network tradizionale, evitando così che le persone possano saltare da un network all'altro ogni mese perché non vedono i volumi. Esatto. Questa è una cosa sulla quale stiamo lavorando. Scusa un secondo. Grazie, caro. Scusate, stavo chiedendo dell'acqua perché mi sto disidratando. Secondo voi, aspetta, ne sono disperso. Allora, sì, un quantitativo di punti minimo, le proteine sarebbero essenziali. Allora, in Italia stiamo costruendo non so se hai visto i post, abbiamo fatto un evento sulla educazione alimentare. Sì. C'è stato adesso un evento sulla educazione alimentare, quindi una giornata, one day, full day, with a professionist of healthness doctor, la dottoressa Panico e altri, un'equipe di gastroenterologi molto quotati, e stiamo costruendo un comitato scientifico. I dottori si stanno alleando perché vedono risultati importanti. Per noi questa sarebbe una strategia importante, questa qui di poter avere l'accumulo dei punti su un punto e poi la distribuzione dei punti ai medici. Mi sono spiegato, Robè? You understand, Pedro? No. Not the final part, not the transfer part. So Paolo said that now we started to make a full day of nutritional education,
with inside doctors and gastroenterology, and they are very interested. They are making an alliance between doctors, and for us, the opportunity to have this kind of structures and to have to be allowed to buy on one only ID membership, and then to redistribute the PV to the doctor's ID, it's very useful for us. It is. I understand it is, and it's been really well here. Dice assolutamente è molto utile e strategico poter fare quello che hai detto tu, ed è la stessa cosa per loro laggiù. Mi piace. I like. Yeah, I love it too. I am really excited. I am doing my own. To be honest, I want to open many of them. Enrique and Graciela Varela, they have a lot of clubs that they own. It's good business because you have the retail income, because you have the compensation plan income. So it's beautiful. It's two things. Sì, lui dice che praticamente anche lui è molto emozionato di fare questo, perché realmente quello che vuol fare Pedro non è aprirne uno, ma aprirne diversi suoi personali, così come hanno fatto Graziella ed Enrique, perché in questa maniera tu hai la possibilità di avere due tipologie di income, cioè il retail, cioè il guadagno sull'acquisto, e insomma hai tutta una serie di benefici che se fai solo network non hai. Yeah, so I'm going to send you the link to this meeting so you can share the meeting with anyone you decide. And okay. Any question that you have, just let me know. I am waiting for your time. When do you want me to go there? So I can go there any moment in the next March or April. Or if you want me to use the money to send a doctor from here to your event, yesterday we have a woman called Dulmari Figueroa. She is a doctor, and she did 1 hour on probiotics and the importance of enzymes, digestive enzymes, and the importance of those in our body. And it's incredible how many orders today. That was yesterday. And today we have sold over 80 of the digestive enzymes in the warehouse in Puerto Rico because of her speech. So if you want me to go there on March or on April, just let me know. And if you want me to send her or send any doctor to your event, just let me know. Ok. Hai capito tutto, Paolo? Tutto, dalla prima all'ultima lettera, ripeto. No, vabbè. No, lui dice che lui è a disposizione, adesso ci manderà il link per poter condividere questa conversazione che abbiamo fatto noi tre con il gruppo, di modo che loro possano capire quello che c'è bisogno di capire. E Pedro sarà disponibile a venire da noi a fine marzo, ad aprile, e se nel frattempo magari abbiamo bisogno che lui ci invii nei nostri eventi qualche dottore da laggiù, di farglielo sapere, perché qualche giorno fa hanno avuto una dottoressa o un dottore che ha parlato dottoressa che ha parlato nello specifico degli enzimi probiotici e l'importanza che hanno nella nostra salute digestiva, dello stomaco e dell'intestino. E dopo il suo intervento non ti puoi immaginare gli ordini che sono arrivati dei prodotti proprio che hanno gli enzimi probiotici, cosa che noi in Italia non abbiamo, solo perché questa dottoressa ha messo a fuoco il problema proprio dei probiotici, quindi insomma di ritenere a disposizione. Just for you to know how important that speech was, and for us to have the product in Italy, she discovered that one of the reasons that people do not lose weight with the product is because there is a fungus that is called, I'll tell you the name in a few minutes, but there is a fungus that women get when they breastfeed the baby, and that fungus is blocking
the product when women use it. If the woman has that fungus, they do not lose weight. Ok, l'importanza è di avere queste informazioni. Ad esempio, questa dottoressa ha detto che ha scoperto una delle cause, ad esempio, quando le persone non riescono a perdere di peso nonostante l'utilizzo dei prodotti, e c'è una correlazione della non perdita di peso con un fungo, che adesso ci manderà il nome di questo fungo, che le donne hanno in determinate situazioni, e quando la donna sviluppa questo fungo all'interno di se stessa, nonostante, diciamo, il fatto che assumano i prodotti, non perde peso. La mujer che hacen breastfeeding, the ones who do breastfeeding. Breastfeeding, quando ad esempio c'è l'allattamento, in fase di allattamento, la donna sviluppa un fungo all'interno, potrebbe svilupparlo, e la presenza di questo fungo non permette la perdita di peso nonostante l'utilizzo dei prodotti. So just for him to know that I am willing to go now or whenever he wants. Ok, dice che lui è disponibile ad arrivare ora oppure quando secondo noi c'è bisogno. Si ricorda il nome del fungo? Candida per caso, no? Candida albicans. La candida? Candida albica. Candida albicac. Albicas. Yes. I don't know how many types of candida exist, but I know that ne esistono tanti. Sì. Okay, but I know that the common denominator of the people that they are affected by the cancer is the presence of the candida. Yes, that is correct. And Candida albica affects from the tongue to your intestine. And the reason our product works so well is because when you open a probiotic of us and you use it, powder gets to your tongue and it goes directly to your blood cells, and that's the reason our product, if people do not lose weight, if women do not lose weight with balance, they are recommending to use probiotic so they can get better, they can kill the Candida albicans in order for the product to help better. Sì, praticamente dice che la candida è un fungo che parte dalla nostra lingua, va all'intestino, e il motivo tale per cui appunto la persona non riesce a perdere peso è la presenza di questo fungo. Ed ecco che allora l'intervento degli enzimi probiotici che vengono presi per bocca servono per eliminare la candida, e da quel momento lì si regolarizza tutto e quindi la persona può cominciare anche a la funzione della perdita del peso. Ok, ottimo. Ottima informazione. Yeah. Ottima informazione. Ne avevamo già sentito parlare, però... Robbie, tell him that I can ask this doctor to analyze the products that you have in Italy, to do a hangout with him and with you, so we record it and you can use it to all your group. She's really, really good. Ok, lei ha detto Pedro che eventualmente può chiedere a questa dottoressa di verificare i prodotti che noi abbiamo in Italia, e che noi potremo fare un hangout con noi, con il gruppo, di modo che lei ci possa parlare, possa effettivamente dare delle opinioni o dei punti di vista sui prodotti, e dice che è una dottoressa veramente molto molto in gamba. Più che fare un hangout con tutto il gruppo, visto che non abbiamo i probiotici, noi non abbiamo i probiotici qui. Abbiamo... No, ma dice che tratterà sui prodotti che abbiamo già in Italia. Mm-hmm. Sì, però invece mi sembrava, se fosse possibile, fare un hangout con la dottoressa e il comitato scientifico che si sta creando, anche se parliamo di solo con loro, perché loro sono poi i trasmettitori sul mercato. Quindi se facciamo un hangout, noi faremo una riunione a breve con tutti i medici anche fuori Roma, potranno partecipare a Roma, possiamo fare un hangout di 40 minuti, un'ora con questa dottoressa che spiega queste cose, anche degli altri probiotici. In Italia si comprano i probiotici, però si comprano all'esterno.
si comprano in farmacia. Allora ti converrebbe, che ne so io, far fare l'intervento a questa dottoressa magari durante una sessione di un campus, di modo che... o di una giornata di Solo con i formazione. medici, no, solo con i medici, perché se no ci troviamo a dare delle informazioni a tutti, poi vanno tutti alla ricerca dei probiotici così all'esterno. Se lo facciamo... Paolo is proposing an hangout in the same time with all the doctors of the scientific alliance that is now creating in Rome. We are ready whenever you guys want. Okay, tell him the that point is whenever that, he wants. Okay, the point is that you need to have a translator with the scientific terms. I think that Paolo can really find out some doctors that he speaks English and he knows all the medical terms. It's better. Good. Don't worry. We'll find you. I pay her here, and you find the translator. She speaks Spanish and English, but Okay. she will be better in Spanish, so Laura can do it. No, va bene in Spanish, io prendo Laura e faccio tradurre dallo spagnolo. Ok. It's good in Spanish. Good, perfect. Con Laura. Già. I have many friends that speak well in Spanish. No, ma appunto, pensavo che ci vuole qualcheduno, visto che saranno tutti medici, che insomma che sappia tradurre lo spagnolo anche dal punto di vista medico. Insomma, Laura è molto brava in questo, madrelingua. Ok. Va bene. Bueno, so thank you guys. I give you a big hug and thanks a lot. And I will maintain all the information. Check that presentation. It's really good. It has a lot of information. Okay. Ok, I will do that. Avete riguardato la presentazione? Un attimo, one moment please. Yes. In Italy we have many problems con nuovo back office. Is possible to do a new role is difficult, to do a new order is impossible. When you go in the page of the order, you understand, there is a starter kit where there is a script, dove c'è scritto, traduci, dove c'è scritto, where there is written. You do a list of the name of the all, basta che respiri, c'è scritto. Sponsor everybody. Here the reason do this work. Why put the kit where there is information non valide, non buone, deleterie? Il medico quando entra e dice prende il kit, gli viene un colpo al cuore, dice dove sono andato a finire. I translate the last part. Okay, Paolo is saying that we have to cancel all the information on the kit, because when the doctor get into the back office and see written down to develop your business, you have to sponsor everybody and this and that, the doctor say, I don't like that. So I don't like that either. I'll have it fixed with Thomas. Don't worry, I'll fix that. Robbie, it's very important if you can put an inbox telling that, because I hit them so much every week with different things that I don't want them to believe that it's me, the one that is requesting. So go online and tell Thomas and Pedrito and Thomas and Pedrito, hey, this is happening, and we will take that out. That should not be there. Ok. Allora andiamo sul chat di Facebook con Tom Cutler e Pedro e gli scrivi: Pedro, quello che c'è scritto così non piace ai dottori, dobbiamo eliminare le scritte sul kit, che per sviluppare il business la base è di sponsorizzare tutti i vicini, fare la lista.
I am doing it immediately so you can explain. Okay, I am doing it here. I am adding Thomas and I am adding you, Paolo and Robbie and Millie. So you will see, guys, here. Okay, so let's explain Thomas the back office problem with the list. Ok. Okay, so there you just add a little, okay, Robbie? Ok. Robbie, lo devi scrivere te, perché io se no che scrivo hi. Hola, guys. Yeah, and then I'll finish here. Paolo. So I gotta go with Elsie somewhere, so I'm finishing. So God bless you guys, and thanks for being part of our initiative, and thanks for being there always. And I hope to see you in March or in April. Just let me know the days, and I will be there. Okay? Ok. Thank you, Pedro. No, you're welcome. Bye bye. See you again. I'm saying hi from America, and thanks for being there, and thanks for being my partners in Europe. Hi. Hi. Ciao, Pedro. So, Robbie, I will speak and you translate so we can do this presentation so other people can see it in the next weeks if you decide to share it with your team, okay? Okay. I hope about my translation will be good, okay? It has always been good. Okay. Yeah, this opportunity, I am really excited about the concept and about the business strategy that I will be sharing in the next couple of minutes. Dice Pedro che è entusiasta e anche emozionato per andare a condividere con noi le strategie di business che adesso ci parlerà fra 2 minuti. The history goes back to 10 years ago. La storia risale a circa 10 anni fa. 10 years ago, Herbalife, one of the biggest companies in the direct selling world, 10 anni fa, una delle compagnie più grandi nella vendita diretta, che è Herbalife, was having economic problems because the founder has died, and he was very energetic and he was very important to the business, and he was like the most he was keeping the company alive because of his charisma and his attitude, but he died and the company went south. Ok, circa 10 anni fa che cosa successe nella compagnia Herbalife? Che il suo fondatore Mark Hughes ad un tratto morì e quindi la compagnia ha cominciato ad avere dei problemi grossi, perché il fondatore era una persona molto carismatica ed era quello che effettivamente dava l'energia e dava il motore a tutta la compagnia. Yes, and something happened in 2007, 2006, that the Mexico volume started to grow and grow and grow and grow, and it got to $500 million in sales in a couple of years. In 3 or 4 years, it grew to $500 million. Che cosa è successo però negli anni 2006-2007, giù di lì? Qualche cosa successe, perché ad un tratto il volume messicano ha cominciato a crescere in maniera incredibile, da circa 250.000 di volume fino a sfiorare i 500.000. Yeah, $500 million, right? Just shared that is on screen. Can you see the presentation, Paolo? Yes. Okay, Paolo, are you there? Yes, I stay here. Okay, there is CNN expansion, and they says in this article that thanks to the nutritional clubs, Herbalife has grown incredibly big in Mexico. Quindi il documento che sta facendo vedere adesso Pedro fa parte di una presentazione dove c'è una pagina, una sezione dedicata nella rivista di CNN Expansion, e qui c'è l'articolo dove comprova che questa coppia, che si chiama Enrique e Graziella, oggi effettivamente grazie al loro lavoro Herbalife ha subito una crescita veramente molto importante
grazie alla loro innovazione, chiamiamola così. Basically, the nutritional clubs help Herbalife grow around the world. Just to give you an idea, Robbie, there are more than 13,000 Herbalife clubs and there are 18,000 Starbucks. Giusto per fare un paragone, Pedro dice che dall'idea avuta da questa coppia messicana, oggi in giro per il mondo che cosa è successo? Si è duplicata quest'idea e ci sono oltre 30.000 13, ci sono 13.000 nutritional club di Herbalife sull'idea di Enrique e di Graziella, e giusto per fare un paragone ci sono qualcosa come 18.000 postazioni di Starbucks. Yes, so just to give you an idea, in the presentation you can see that that the nutritional club strategy has changed the way Herbalife was doing their business around the world. Giusto questo per dire che l'idea avuta da questa coppia messicana ha portato questa enorme crescita e le strategie complete di Herbalife sono cambiate da quel momento, vista l'importante crescita avuta. Yes, but this is the situation, and I will share with you what our big opportunity is. One second. Okay. Our opportunity, Robbie, is incredible because Herbalife has established their business in a segment of society that is basically middle to really low. Dice che avevano cominciato a dedicarsi in maniera specifica, cioè a creare delle nicchie personalizzate sulle quali andare a lavorare sostanzialmente. Yes, basically what they decided was to create a place, a commercial place where a lot of people walk by near train stations, near schools, near business areas, because they wanted to have access to the people, just like our U-Stars and 13 strategy, the commercial niches. Ok, facevano queste in che maniera? Creavano proprio dei posti, delle postazioni sulle vie principali di comunicazione, vicino alle stazioni dei treni, piuttosto sulle strade principali, che garantisse loro di avere proprio un passaggio dove loro potevano ricevere in grande quantità le persone, quindi creando una nuova nicchia commerciale rispetto a quello che si era visto fino al momento. Similar to what we decide, that is our strategy in U-Stars and 13, bringing the product to where the people are. Esattamente come stiamo facendo noi adesso qui in una parte dell'Europa con la collaborazione U-Stars e 13, cioè effettivamente lavorando in maniera specifica, in maniera particolare e lavorando con delle nicchie commerciali molto definite. What happens after that was incredible. Enrique and Graciela today are the biggest Herbalife distributors in the world. They are the top earners in Herbalife, and their son is the 10th earner in Herbalife. They are making $600,000 per month in residual income because they have lots of clubs. Quindi quello che è successo poi di conseguenza dall'iniziativa di Enrique e Graziella, dopo aver ideato e studiato questo nuovo approccio con Herbalife, è che Enrique e Graziella oggi sono i distributori che guadagnano di più in assoluto nel mondo Herbalife, e il loro figlio, se non ho capito male, è uno tra i 10 maggiori top earner, cioè le persone che guadagnano di più, perché pare che abbiano quasi $600.000 al mese che guadagnano soltanto di royalties, quindi con il giro d'affari che avevano costruito realizzando questi Nutritional Herbalife Club. Yes, if you see the presentation that segment of society. Quello che sta dicendo Pedro è che
ci vuole trasmettere il fatto che questa innovazione, quindi questa strategia è stata collocata a livello sociale in una fascia sociale medio-bassa. Yeah, then from middle to really low. Ok, dalla fascia media a quella bassissima, quindi dalla fascia media alla fascia sociale più bassa che esiste. Yeah, but then the segment of socioeconomic from middle to high, no one is doing the nutritional orientations in a way that we can do. Però dice giustamente che tutta quella fascia che va dalla media alla fascia sociale alta, nessuno sta facendo un'operazione di questo genere, nemmeno Herbalife sta facendo il lavoro nella fascia sociale medio-alta. Yes, so it's just imagine, Paolo, that you come to a planet where there is only Burger King instead of Burger King and instead, you know, instead of Burger King and McDonald's and Wendy's, just imagine that you go to a place that there's only Burger King with no McDonald's and with no Wendy's. Quindi dice Paolo, immagina per un attimo soltanto che tu vai in una situazione, in un pianeta dove invece di esserci, non so, Burger King, McDonald's e Wendy's, che è un'altra catena di fast food, c'è soltanto uno di questi. Per esempio c'è soltanto Burger King. So the opportunity to do a parallel concept with a more classy, stylish, polished, more beautiful kind of business is there, and no one is taking advantage of that opportunity because no one has the quality of products that we have. Quindi quello che vuol dire, se ho capito bene, immaginati di poterci collocare in quella fascia medio-alta dove nessun altro sta facendo attualmente quel tipo di operazione. È come se potessimo avere una opportunità parallela e andare a operare dove effettivamente ancora non esiste niente di simile. And now imagine that we establish these nutritional assessment clubs near the offices of all the doctors, so we can provide the support. 500, yes. Yes. Yeah, so they made a decision to go to Mexico, specifically to Veracruz, Mexico, and there they discovered that a couple called Enrique and Graciela Varela, they have built a huge business, Enrique and Graciela Varela from Veracruz, Mexico. E quindi a quel punto lì la compagnia decise di andare direttamente in Messico, in una città chiamata Veracruz, dove una coppia ha cominciato a fare un lavoro veramente molto importante. Sono andati a vedere che cosa stava succedendo. Basically, what this couple create was something that they call Herbalife Nutritional Club. Basicamente che cosa è successo? Che questa coppia messicana hanno cominciato a creare una nuova forma che si chiamava Herbalife Nutritional Club, quindi club nutrizionale di Herbalife. Basically, what a club does is to do an assessment or to analyze the height and the weight of the person in order to give them a nutritional recommendation based on the Herbalife products. Quindi basicamente di che cosa si trattava? Avevano cominciato a prendere le misure delle persone, quindi l'altezza e le dimensioni della persona, e in base alle proprie misure cominciavano a dare dei suggerimenti in merito allo stile nutrizionale, a dei rimedi personalizzati persona per persona. And with the products, they create a formula for that person to lose weight in 3 or 4 months, including the Herbalife tea, the Herbalife milkshake, the Herbalife vitamins. Quindi con i loro prodotti
hanno cominciato effettivamente a dare dei suggerimenti per fare in modo che le persone potessero seriamente calare di peso nei successivi 2-3 mesi utilizzando i tè di Herbalife, le vitamine, le proteine, cioè tutti i prodotti che effettivamente facevano parte della gamma Herbalife. They created this because they were trying to find a way to reach clients where the clients are. Do you remember that strategy? It's the same strategy that we have as commercial niches. Se ho capito bene, Pedro